Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Bentrovati, bentornati in una nuova puntata di Smart and Healthy. Sì, l'arte di essere. Io lo cambierei, Piero. Ciao Piero. Buongiorno. Cambierei il sottotitolo: l'arte di avere benzina e riuscire a guidare o riuscire a volare. Perché sì, perché potrebbe diventare essenziale fra un po' se si va avanti così, effettivamente. Allora, tanto vi ricordo di seguirci sui vari canali, su Substack, su Spotify, perché poi alla fine c'è Spotify, dovrebbe essere, questo controllerò, perché dovremmo anche essere su Audible. Comunque vabbè, insomma, Uno in più fa sempre comodo alla fine, più pubblicità riusciamo ad avere. Esatto, voi cercate anche sul sito della radio www.radiocentroweb.it, ci trovate, andate lì. No, lo sai perché lo dico su questa cosa di Spotify? Perché ho scoperto che non tutti hanno Spotify. Il che è un bene. Benissimo, sì, lo so, però sai, noi ci trovano lì, se mettiamo noi è vero che pubblichiamo su Substack, e andate su Substack così almeno. Sì, appunto, bisognerebbe smettere di dirlo di Spotify, perché poi effettivamente la parte principale è Substack, Substack. Andate su Substack e basta. Esatto. Okay. Cioè è gratuito, non c'è nulla, cioè meglio ancora di Spotify. Sì, no, tecnicamente anche Spotify è gratuito finché non paghi l'abbonamento. Esatto. Ma anche Apple Music no, Apple Music è solo a pagamento. Vabbè, ma non è questo l'argomento di oggi. Sappiamo bene, raccontiamo da un po' di settimane, diciamo, degli aggiornamenti, delle cose che stanno succedendo in terra americana e in terra medio orientale, a quanto pare, tra un bombardamento e l'altro, tra un canale bloccato e un altro, tra una smentita e una conferma di tregua e di accordi trovati che va bene, che non si capisce bene se funzionano, se non funzionano, quando non si sa che diamine cosa stanno facendo, perché sembra di contrattare con, presente quando vai dal parrucchiere, no? E contratti, guarda, taglia di più, taglia di meno, e siamo allo stesso livello, cioè solo che dal parrucchiere poi dal parrucchiere poi crescono, qui esatto, ricresce mica tanto, però va bene uguale. No, esatto. Però una cosa è certa è che con la chiusura dello stretto di Hormuz c'è una problematica, diciamo tra virgolette grave, perché il problema alla fine sì sono gli spostamenti e i carburanti, soprattutto il cherosene per gli aerei. Io ti ho fatto una battuta prima di iniziare, ma tanto la riproponiamo perché potrebbe essere spunto di e potrebbe, mi è venuto in mente adesso, senti, qui siamo quando si dice siamo in diretta, siamo in diretta, ma si viaggia a certi livelli. Allora, noi tutti, tu, tua moglie sicuramente siete abituati, soprattutto negli spostamenti interni agli Stati Uniti e gli spostamenti per tornare in Italia, evidentemente, con l'aereo, va bene, diciamo la maggior parte delle volte sì. Quindi sarebbe una problematica bella grossa non poter viaggiare con l'aereo, mezzo che permette di coprire grandi distanze con poco tempo. Parentesi, oggi parliamo di viaggio, possiamo parlare anche di viaggio. Parentesi, tra
Firenze, ti dico, e Barcellona ci sono 1100 km, 1200. Con l'aereo, no, ti faccio un esempio che mastico bene. Distanza in America non lo so. In 1200 km, nominalmente sul biglietto ti dicono un'ora e mezzo, poi di solito è un'ora e 10, un pochino meno, dipende dalle condizioni meteo, però diciamo un'ora e un quarto, sei a terra, insomma, sei a destinazione. 1200 km che in macchina, perché io l'ho fatto, in macchina servono dalle 15 alle 18 ore con le pause, tralasciando, a prescindere dal costo, da quanto uno va a spendere. Io ti dico in termini di tempo, perché poi alla fine la discriminante più grossa è quella alla fine. L'ho fatto anche io, l'ho fatto anche in treno. Coraggioso. No, allora ti dirò, l'ho fatta in treno, però ti spiego. Diciamo che volevo farmi mezza giornata a Parigi, misero, e da poco il treno Milano-Parigi, in 8 ore, in 8 ore potresti essere meno, in 8 ore sei a Parigi. E il pomeriggio dopo, dormita a Parigi, mezza giornata a giro per Parigi a fare il mezzo turista, il pomeriggio ho preso il treno e in 6 ore ero a Barcellona. Quindi sì, ci vuole meno da Parigi che da Milano, sì. Allora, perché questo ragionamento? È chiaro, l'aereo, a prescindere da dover essere 2 ore prima in aeroporto per tutti i controlli, il check-in, l'imbarco dei bagagli e tutto, rimane comunque il mezzo più veloce, assolutamente, questo lo sappiamo già, è indubbio. Però visto che, questo ci riconduce un po' ci riconduce anche al sottotitolo vero, no? L'arte di essere fit senza fare la fame, senza fare la fame, senza troppi problemi, no? Potrebbe essere, visto che poi si parla di rivoluzione, questa è una domanda che faccio ai nostri ascoltatori, ma faccio anche a te, anche per parlare. Potrebbe essere una rivoluzione, tra virgolette, perché non è che si va a menare nessuno, a sparare a nessuno come fa il biondo, hanno fatto al biondo, perché è l'unico su cui ci hanno provato 2 volte e non sono riusciti a farlo 2 volte, quindi o migliorano la mia, oppure mi ricorda molto la barzelletta della Mercedes, che dopo racconterò se te la ricordi. E comunque potrebbe essere una rivoluzione, visto che si parla già da tempo di slow food, slow life, quella è chiaro, dagli Stati Uniti all'Europa. Io ti ho fatto la battuta di venire in nave, ma ci vuole una settimana a venire in nave. Però allora, intanto esiste un transatlantico che fa ancora quella rotta, che è la Queen 2, ci mette una settimana appunto da New York a Southampton, mi pare, sud dell'Inghilterra. Perché no? Nel senso, potrebbe essere un ottimo modo per riscoprire un vecchio metodo di viaggio che era proprio slow, basato sulla lentezza. Non è male. Che poi sulla lentezza fino a un certo punto, ma ti spiego perché. Diciamo che stanno venendo fuori, almeno qui tra l'Italia e l'Austria, la Germania, ma anche l'Austria, la Germania, la Francia, perché come ho detto la tratta Milano-Parigi, che fa Frecciarossa, non solo le ferrovie francesi, ma fanno anche la fa Frecciarossa 2 volte al giorno. Ci sono dei treni, io sono andato l'anno scorso a Monaco e ho preso il treno, ho fatto il cambio perché da Firenze non c'è, però ho fatto il cambio potevo farlo a Bologna o a Trento, l'ho fatto a Trento, fortunatamente, perché il treno era in ritardo, stranamente, vabbè, ma quello è un problema di quello è un problema di Trenitalia, no? Di ferrovie, no, ero Italo. Ok. No, a prescindere, va bene, ma è proprio Ferrovie RFI, era un problema tecnico, vabbè. Ho preso da Trento a Monaco in 5 ore senza problemi, quindi secondo me potrebbe valere la pena
chiaro, bisogna cambiare abitudini, cioè l'andare in 2 giorni dall'Italia al nord della Francia o Spagna o Germania che sia, o a Londra, perché poi alla fine anche andare in Gran Bretagna da Firenze a Londra con lo scalo in 2 ore e mezzo te la cavi. Sì. Poi per carità, andare a Londra c'è anche un mare di mezzo. Io ho fatto l'estate scorsa, sono andato in Irlanda con la macchina, è vero che l'ho presa con calma, perché poi attraversare la Francia, arrivare nel nord della Francia, prendere il traghetto e arrivare in Irlanda, insomma, non è proprio pochino, mettiamola così. Era un bel viaggio. Era una vacanza, sì, era una vacanza, quindi c'era varie tappe apposta. Però riscoprire e rivalutare degli spostamenti, e questo io prendo esempio gli Stati Uniti, perché tu mi puoi ben raccontare quanto non siano efficienti le ferrovie statunitensi. No, allora, qui le ferrovie come le intendiamo noi in Europa assolutamente sono una cosa che non sanno nemmeno che cosa sia, anche perché appunto come dicevi giustamente te all'inizio, le distanze sono tutto fuorché quelle europee, nel senso, di sicuro allora ci sono 2 o 3 tratte che sarebbe bello fare, prendendole però come vacanza, non come viaggio come si potrebbe fare noi in Europa, che uno dice sai, prendo il treno, vado, che ne so, da Milano a Parigi o da Milano a Monaco, dovunque poi. C'è un treno, l'Eurocity, che va da Milano passando dalla Svizzera e arriva a Francoforte. Non è una cosa pensabile qua, ecco. Francoforte di sicuro. Però insomma, potrebbe essere interessante anche provare a fare quel tipo di viaggio. Se ti ricordi, senza andare tanto lontano, ma quando si era a Pischelli noi c'era l'Interrail, che era la famosa vacanza. L'Interrail c'è ancora, e potrebbe essere una rivoluzione dal punto di vista ma anche dei governi, cioè vogliamo fare una rivoluzione, bene, visto che Ryanair, tanto per dirtene una, sta chiudendo scali, ha chiuso anche quello di Berlino tra le tante. Sì, non fa più Berlino, non farà più Berlino, mi sembra da agosto, per ritrovare la notizia. Cioè, iniziamo, vogliamo davvero rivoluzionare? Bene, puntiamo ti dico sulla gomma, anche se poi e lì in America funziona, perché sulla gomma il problema della gomma è che poi comunque sei legato al carburante di per sé, tra le tante, mentre col treno almeno è elettrico, vai a elettricità a quel punto, non che sia semplice produrre anche quello ultimamente, però diciamo cioè, no, ci sarebbero modi, ma tanto non. Io l'ho sempre detto, il risciò andiamo con il risciò e con la batteria elettrica tipo l'e-bike, il risciò. Sì, tutti in forma a quel punto, non sarebbe male. Anzi, come detta alla toscana, il risciò con la E, però scritto con la E doppia R, il risciò. Non sarebbe mica male. No, insomma, però tanti robe non è che le riesci a fare tantissimo, però vabbè. E potrebbe essere una soluzione, più che altro, visto che molti di noi, la stragrande maggioranza, usa l'aereo, o comunque si muove per vacanza e per diletto, più che per lavoro, cioè ci sono quelle che fanno pendolari e tutto, però sì, diciamo in Europa ci sarà un'idea diversa del movimento con l'aereo, che è quella che giustamente stavi dicendo te adesso. Qui negli Stati Uniti molti lo fanno anche proprio per lavoro, invece, cioè qui è forse più l'inverso. Sì, ma che venga fatto per lavoro, sì, ma la maggioranza non lo fa per lavoro, di spostarsi con l'aereo. Una parte sì, ma non è la maggioranza. Quello
E un'altra cosa che dovrebbero attuare, tanto siamo qui per parlarne, dovrebbero attuare le compagnie aeree, è quella di ottimizzare i voli. Cioè io mi sono ritrovato in passato, più che altro, poi ultimamente meno, in passato mi sono ritrovato con posti non venduti, voli, insomma, metti meno voli, visto che devi ottimizzare il carburante perché ce n'hai poco, hai paura di rimanere senza nei prossimi mesi, ottimizza i voli. Cioè invece di farne 10 il giorno ne fai 5, 4, metti tutti i passeggeri che avevi su 10 voli, li metti su meno voli e riempi tutti i posti. Cioè. Ma allora, io ora non so come sia la situazione lì in Europa, qui negli Stati Uniti effettivamente forse stanno già facendo un discorso di questo tipo, perché comunque i voli, quelli che tendenzialmente prendiamo noi, anche quelli di connessione tra il nostro aeroporto e uno di quelli maggiori, sono sempre comunque pieni. Ok. Cioè difficilmente c'è un aereo vuoto. È più facile che ci siano posti su quelli che vengono verso l'Europa piuttosto che non su quelli interni. Sì. È già diverso. Sì. Poi bisognerà poi vedere, insomma, che lì si parla di rivoluzione. Iniziamo a fare le rivoluzioni. Sì, bisognerebbe iniziare a fare. Da Milano a Napoli, apro una parentesi, da Milano a Napoli, cioè iniziamo a pensare di ragionare in termini di treno. Ci vogliono 5 ore, perché ci vogliono 5 ore da Milano a Napoli. Ok, ma comunque vai in treno alta velocità. L'unica pecca è quello, purtroppo è un problema italiano, è sul discorso della linea fisica, che poi porta a dei ritardi, e purtroppo il ministro dei trasporti diciamo che pensa più ad altro che a fare il ministro dei trasporti, diciamo così, non voglio essere bloccato, e quindi questo poi porta a dei deficit, dei disservizi, come purtroppo vediamo settimana dopo settimana. Poi non sempre fortunatamente, però basta che ci sia un minimo numero in più di persone, il sistema si blocca, va al collasso, ci sono ritardi. No, poi più che altro, ora, io ho 50 anni e sono più o meno 50 anni che sento parlare di problemi delle ferrovie e quant'altro, ho avuto anche diverse esperienze a riguardo, il che è abbastanza tragico, nel senso, cioè se vogliamo veramente iniziare a fare qualcosa di diverso, è ovvio che la prima cosa di cui occuparsi sono le infrastrutture, poi però alla fine. Sì, esatto. Infatti non capisco perché SCNF, le ferrovie francesi, vogliono iniziare a sfruttare le tratte italiane per fare Roma, Milano, Parigi. Non lo so. Allora, perché è abbastanza chiaro, nel senso, almeno attraiamo più turisti, e quello potrebbe essere anche qualcosa di intelligente. Più che altro sono le infrastrutture italiane che non sono sicuramente pronte a leggere un discorso di questo genere, e lo diciamo adesso che non è ancora successo niente. Ti racconto questa perché io ogni tanto la tiro fuori come aneddoto, perché mi è rimasta proprio, a parte l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi. Allora, a Monaco fino all'anno scorso, poi da quest'anno verrà fatta ad Amsterdam, veniva organizzata una esposizione sportiva a Monaco che si chiama ISPO, e sono andato 2 volte. La prima volta che andai, appunto, che era il 2019, non avevo pensato al treno, ti dico la verità. Vidi che c'era Flixbus, perché Flixbus poi avevo meno possibilità economiche di adesso, e quindi Flixbus prezzi
prezzi bassi e detto, prezzi abbordabili. esatto, viaggio di notte, la mattina dopo sono lì alla grande, fine settimana, e la domenica dormo una notte, la domenica notte riparte, lunedì mattina sono di nuovo a Firenze. Parto, per fartela breve, vicino al Brennero, tutto bloccato, fermi in coda, io me la dormivo, poi vedevo che non ci si muoveva per diverso tempo e non avevamo notizie. Si viene a sapere che era crollata una slavina proprio sul passo, quindi tutto bloccato, sia ferrovia che la strada. E aspetta, perché devo starnutire, vabbè, se starnutirò. Pazienza. Insomma, a un certo punto ci dicono: guardate, qui non ci si muove. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, che gli autisti, che se sono due, hanno un massimo di orari di guida, giustamente, sì. ed erano passate, quindi dice noi dobbiamo uscire, fermarci una notte, perché sennò poi insomma, vabbè, giustamente anche un discorso di sicurezza, che ci sia. Esatto, il codice della strada poi è severo su questo, era severo e è severo tuttora, anche con il nuovo codice della strada. E quindi ci portano i pompieri, perché sono andato sulla camionetta dei pompieri a Varna. Ok. Cosa si fa, cosa non si fa, e ho detto vabbè, visto che ormai siamo qua, c'era un ragazzo che faceva l'Erasmus a Monaco per l'appunto, ho detto vabbè, visto che siamo qua, arriviamo al Brennero il treno, il regionale ci arriva e vediamo cosa succede. Noi siamo arrivati al Brennero col treno, proprio sul confine c'è il binario italiano e il binario austriaco. E niente, tutta la neve, un mezzo metro di neve in lontananza, nella stazione no, fuori dalla stazione però si vedeva che era nevicato parecchio. Insomma, si sale sul treno per Innsbruck, perché da lì, dal Brennero vai a Innsbruck, e ho detto vabbè, si guarda e prende il treno per arrivare a Innsbruck c'è quello per Monaco. Allora si parte da Innsbruck e si arriva a Innsbruck, e poi a Innsbruck sono arrivato la sera a Monaco. Questo per dire cosa, poi andiamo in pausa perché è finito il nostro tempo, la prima parte. Questo per dire che nonostante la neve, nonostante tutto, in Austria, che sono comunque abituati, le ferrovie funzionavano benissimo, e già all'epoca non era un problema pagare col bancomat al controllore il biglietto, perché immagini la sera tutto ovviamente, esatto, di sicuro non aveva possibilità di prendere soldi o cose del genere. No, banco, o di cambiare. no, perché o ce l'avevi precisi o hai detto vabbè, pago col bancomat, che prima c'è. Basta poco qui, tra virgolette, basta un chiodo senza riferimenti precisi che si blocca mezza nazione. Cioè, ora parliamo. Questo per dire lo so caro, ma è sempre la solita questione delle infrastrutture, dei soldi, ma anche della voglia, come la voglia di cambiare. Noi dobbiamo trovare un modo di rallentare, anche se vuoi rallentare i tempi di spostamento, e pensare che se da un punto a un altro ci metti di più non è la fine del mondo. Poi è chiaro, dipende da caso per caso, non è che possiamo generalizzare su tutto. No, però diciamo nel 90% dei casi è questo, nel senso, ripensare a un rallentamento potrebbe essere un inizio di rivoluzione. Esatto. Silenziosa, perché non è che si va, come si diceva prima, non è che si va a picchiare nessuno, però una rivoluzione di scegliere per altri mezzi di trasporto. Secondo me è semplicemente il dire c'hai da cambiare, che ne so, faccio un esempio scemo, un file di testo, e se lo faccio oggi bene, se lo faccio domani bene uguale. Esatto. Oppure riprendendo il discorso tuo del cambio file di testo, lo faccio con
l'abbonamento a Office 365 oppure con LibreOffice o OpenOffice che è libero. È questione di cambiare abitudini. Esatto. Il problema è che non tutti sono, tra virgolette, pronti o disponibili a cambiare i mezzi che utilizzano, e questo lo vedo anche tanto in altri ambiti. Cioè appena chiedi di utilizzare qualcosa di diverso, di andare un attimino fuori da quello che è l'abitudine giornaliera, oddio, cosa succede? No, sì, scangelo, certo. Cioè. Sì, vabbè, però diciamo, in conclusione di questa prima parte, iniziamo a pensarci ora, che non dico che siamo un tempo, però potrebbe essere meno indolore che non trovarsi a esserne obbligati a cambiare. Quello di sicuro. Bene, a proposito di cambiare, non cambiate canale, rimanete con noi come se ci fosse la televisione e torniamo tra poco. A tra poco, ciao. Bene, eccoci ritornati, rientrati in diretta, in collegamento, diciamo. E dicevamo prima, mi è venuto anche un'altra cosa in mente sui viaggi e tutto. Le ferrovie in America, poi dimmi se sbaglio, dimmi se per la maggiore e sai, lì gli interessa e non gli interessa, dipende dal commediografo, lo chiameremo così. Potrebbe essere sì, il commediografo, o meglio ancora il commediante. Il commediante, perché effettivamente è un commediante. Perché tanto non gliene frega niente, però le ferrovie che si vedono nei film o nei filmati, si vedono questi treni lunghissimi. Ma è vero, è la verità. Lunghissimi, sono centinaia di metri di treno, quello è vero. No, aspetta, ora voglio cercarlo. Però sono molto, per la maggiore, sono molto utilizzati per il trasporto delle merci e non per le persone. Sì. Esattamente, quello te lo posso confermare. Sono per la maggior parte treni merci, direi un buon 90% contro un 10% di treni passeggeri effettivi. Ci sono alcuni collegamenti, ma sono realmente molto più radi rispetto a quelli che abbiamo in Europa, ma come si diceva prima, per un discorso di distanze proprio. Gli Stati Uniti sono effettivamente enormi. Per pensare che in treno da una costa all'altra credo ci vogliano tipo 4-5 giorni, non è proprio una cosa così tanto comoda da poter utilizzare. Allora, ho fatto una ricerca così veloce. I treni merci negli Stati Uniti sono notevolmente lunghi, con una media di circa 2000 metri, cioè 2 km di treno. Esatto, questo posso confermarlo per averli visti. L'hai visti dal vero? Sì, che poi sì, sono sì. uno spettacolo, però c'è da dire anche un'altra cosa, la linea elettrica ferroviaria non è sviluppata su tutto il territorio, molte tratte sono senza linea elettrica, giusto? Soprattutto Sì, le parti più rurali, allora non tanto quello, più che altro ha un senso per altri motivi, cioè la linea elettrica in alcuni stati sarebbe praticamente, non ti dico del tutto inutile o quasi, dovuto a tornadi, tempeste varie, tifoni eccetera. Praticamente sarebbe da rifare ogni 3x2 e non avrebbe minimamente senso. Qui tutti i treni, o buona parte dei treni, sono diesel alla fine. Allora, continuando a leggere da questa ricerca, spesso questi convogli possono estendersi ben oltre, raggiungendo lunghezze dai 2,4 ai 4,2 km, che sono uno spettacolo. Io ho visto solo dei filmati, però allora, ti assicuro che quando sei ad un passaggio a livello e cominci a vedere il treno che comincia a passare, tanto allegro non tu sei, però certo, ti addormenti abbastanza, quello sì. Mi immagino, assolutamente mi immagino, e insomma, vedi, allora
Poi vabbè, ci sono, e questo si può ben notare, anche 3-4 locomotive per treno, perché insomma, avendo 2 chilometri di vagoni pesano a spostarli, soprattutto a farli muovere da fermi, poi dopo non c'è problemi, però Sì, no, diciamo generalmente sono 2 all'inizio, tendenzialmente, e 2 o 3 nel mezzo del convoglio più o meno. allora, confronto internazionale, guarda. In Europa, rispetto ai treni statunitensi, in Europa i treni merci sono solitamente lunghi 750 metri di media, a 800 metri, quindi Diciamo un terzo di quelli statunitensi. è un terzo, tra un terzo e un quarto. Sì. Esatto, non è male effettivamente. No, no. Poi vabbè, ci sono, è chiaro, ci sono delle differenze strutturali dove ci sono, soprattutto negli Stati Uniti, distese di chilometri a diritto di binari, di rettilinei di binari che non finiscono mai, e quindi questo lo permette, non ci sono tante curve, ecco. No, beh, quello no, effettivamente. Cioè, ovviamente ce ne sono, perché non è che puoi andare solo a diritto, però. No, però sono curve molto più ampie, molto più dolci e minori rispetto al numero di curve, cioè pensa a una regione come la Liguria. No, vabbè, Passare col treno non come- sarebbe assolutamente possibile fare un discorso del genere. No, esatto. O sarebbe molto molto difficoltoso, cioè. Diciamo che avrebbero da rifare praticamente quasi tutta la rete ferroviaria italiana. Mettiamola Avrebbero così. comunque da rifarla, però sì. Sì, vabbè, dettagli, non dettagli. Eh sì, benché siano state le ferrovie frutto, questo i film americani, i film sui western ce lo raccontano bene, siano state alla base dello sviluppo verso ovest della corsa Sì. all'oro, e poi dopo con l'avvento dell'aereo. Vabbè, sai, all'epoca non avevano nemmeno le conoscenze per creare. Oddio, in teoria avrebbero potuto prenderle da Leonardo, ma quello è un altro paio di maniche. Non avevano nemmeno le conoscenze per creare una macchina volante, e una volta che sono arrivate poi si sono resi conto che gli aerei effettivamente facilitavano molto il trasporto, e poi da lì sappiamo tutti come è andata a finire. E i fratelli Wright. Wright, che per le altre cose sono giusto del North Carolina, per cui Di Diane, no Dayton, ma hanno detto non si pronuncia Dayton, è Diane. yeah. E quindi ho anche il libro, ho trovato il libro in lingua inglese della biografia, molto interessante, che hanno scoperto come volare tramite un concorso, cioè vincendo un concorso. Pensate. Sì. Sì. Non si sa mai che cosa può venire fuori dal. Sì, dovevano scoprire chi primo scopre come volare vince il concorso. Bene. È giusto, e loro l'hanno vinto. Questo molto sintetizzato, ragazzi. Sì, vabbè, Leggetevi il ovviamente libro. non è. Leggetevi il libro, è molto più interessante. E detto questo, caro Piero, noi di cosa parliamo adesso in questi ultimi minuti della seconda parte, perché il tempo corre tiranno. Tiranno, sì, decisamente. Allora c'è questo attentato, finto attentato. Ora Sì. mi spieghi perché in 2 volte, cioè Kennedy da 1 chilometro gli ha sparato, e un colpo su Perché c'hanno la mira fatta male, non. nell'andare col passare del tempo i cecchini hanno perso la mira. Sì, a quanto pare sì, ma non lo so, perché questo sembra fosse addirittura membro delle forze israeliane, o che fosse in qualche modo membro delle forze israeliane, così, cioè, giusto per cui, sai, non lo so. Questo potrebbe dirla lunga sulle le prossime mosse di Trump, del commediante. Può darsi, sì, effettivamente. E questo mi sa molto di idea di sganciarsi, perché ora Ma senti, no, di sganciarsi. Le ho le molle come idea, però
una cosa forse Trump l'ha capita, che è quella di avere a che fare con un pazzo criminale, con un criminale, e che purtroppo per molti motivi, 99,9% economici, non si può liberare. No, più che altro, allora, da noi una volta le chiamavano tangenti, qui li chiamano finanziamenti ai partiti. È sempre quello, sono soldi che arrivano così. È sempre un motivo economico, ok? Esatto. Però allora mettiamola così, la differenza grossa con noi è che qui hanno creato addirittura un'associazione, che poi è l'AIPAC, che è quella che finanzia l'associazione, diciamo, dell'alleanza tra USA e Israele, che poi finanzia poi i politici qui, e quindi non è sono stati un pelino più intelligenti degli italiani. Gli italiani l'hanno mantenuta la mafiosa, quindi l'hanno fatta uguale ma in maniera diversa. Esatto, sì. Però sicuramente lui è legato da questo legame molto forte, perché alla fine se dipendi da un finanziatore, da uno sposo, parlando in termini sportivi, è come se Trump andasse con la maglietta da calcio con scritto Netanyahu, ma questo sì, più o meno, ma non solo lui. E lui potrebbe aver capito, o gliel'hanno fatto capire, speriamo, che ha a che fare con un pazzo criminale. Se dopo questo finto attentato, che non giriamo dai, questo finto attentato, si viene a sapere che l'attentatore è un israeliano o pseudo tale, questo mi fa pensare che lui voglia avere un pretesto per dire: caro Israele, hai cercato di farmi fuori, va bene tutti i finanziamenti, ma se tu mi vuoi far fuori, arrivederci e grazie. Poi io l'ho messa molto sul piano semplice, per carità, ci sono molti più incastri nel mezzo, senza ombra di dubbio, però allora ci sono molti incastri storici che buona parte delle persone non considerano. Diciamo che questi finanziamenti sono tutto ciò che succede tra Stati Uniti e Israele è il debito che gli americani stanno pagando della seconda guerra mondiale e del processo di Norimberga per comandato. E chiudiamola qua per ora. Eventualmente sì. Si farà un episodio dedicato a parte. E detto ciò, la pagliacciata dell'attentato dell'altra sera secondo me è più dovuta a un fatto che il nostro buon amico sta perdendo fortemente consensi. Ha perso consensi, dai. Ne ha persi tanti, ne perderà ancora, e ha cercato di riportare un attimino sulla situazione, facendo vedere che sì. No, nel senso, anche meno, cioè hanno capito tutti che fondamentalmente era una pagliacciata organizzata fin dall'inizio, anche perché chi era a quella cena ha detto che la sicurezza faceva letteralmente acqua da tutte le parti, quindi insomma non è che non c'era, perché comunque non potevamo far vedere che non c'era nessuno, ma come si dice da noi, lascia molto il tempo che trova, ecco, mettiamola così. Molto all'acqua di rose. Sì. Per cui, cioè, anche lì chi ha fatto commenti vari, sia di una parte che dell'altra, hanno capito tutti che comunque è un po' una mezza pagliacciata fatta per, ecco. Ma certo. Nel senso. E non poteva essere in maniera diversa, dai, mettiamola così. Sì. Ci ha provato, gli è andata male. Andava male, dipende sotto quali punti di vista. Dal punto di vista dei consensi sicuramente, dal punto di vista di strumentalizzazione aspettiamo. Perché alla fine il vero potere è la strumentalizzazione di questo personaggio qui, se no non sarebbe un commediante. Sì,
sì, ma c'è comunque un limite a tutto. Ora, puoi Quello sì. essere stupido finché vuoi, e mi scuso con gli stupidi, puoi credere che gli asini volino e che Gesù Cristo è morto nel sonno, ma Sì. alla fine c'è un limite a tutto. Cioè, tutti gli altri presidenti quando ci hanno provato al primo colpo li hanno fatti fuori. Mi vuoi dire che questo ci hanno È provato quello, 3 volte e non l'hanno ancora fatto fuori, ma non ci credo è neanche quello che morto. è quello che dà da Cioè, pensare, cioè, dai. sì. È Ma quello. neanche se pigli i tiratori più imbecilli, prima o poi uno lo No, centra. siamo in Spaceball, siamo in balle spaziali. Potrebbe essere un'idea. Chi ha sparato? È uno stronzo. Sono tutti stronzi. Sono circondato da stronzi. Merda, sono circondato da stronzi, guarda. Mannaggia. Ma Lord Casco. porca, gran film. Veramente gran film. Vabbè, ora esce anche il 2, dai, tra poco. Davvero. A parte che penso pareggiare il primo sarà parecchio difficile. Vabbè, certo. Comunque, no, aspetta, non mi ricordo come si chiama l'attore, però che, insomma, il problema è Rick Moranis e Mel Brooks che iniziano ad avere Mel Brooks inizia a Ma avere Bruce è andato ormai, nel senso, poverino. no, e John Candy purtroppo. Anche Rico Moranis credo che ci abbia ormai una 75, 80 d'anni, più o meno. Allora, Non credo sia tanto distante da quel valore, perché c'è un film del 96 che si chiama Stella Solitaria? Perché credo avessero fatto qualcosa del genere, No, come infatti. pseudo sequel di... Allora, volevo vedere un attimino come si chiama l'attore, perché il figlio, che è il personaggio, è quello che fa il presidente in Independence Day, Sì. Allora, Stella Solitaria è interpretato da Bill Pullman. Il figlio è uguale, quindi è uguale. Come il nipote di Bud Spencer è uguale a Bud Spencer, Bill Pullman ha un figlio che è uguale a lui, che l'hanno clonato. Vabbè, giustamente il figliolo. Il problema è trovare uno che faccia yogurt, perché Mel Brooks è più vicino ai 100 che non agli 80. Vabbè, ma sai, paradossalmente yogurt è più semplice perché comunque è la maschera, quindi in qualche modo tu lo ricrei. E il modo attoriale di Mel Brooks è un po' impossibile da ricreare. Moranis ha 73 anni, è del 53. Avrei detto di più. No, assolutamente. Avrei detto di più, sinceramente. No, Rick Moranis è del 73. Vabbè, voi visto che siamo qui a cercare a parlare di film, Mel Brooks è del 26, quindi Insomma, c'ho 100 anni. a giugno ne fa 100. Il 26 giugno ne farà 100. E poi è più in forma di noi, per carità. Vabbè, quello non... Assolutamente, però vabbè, sì, ma anche questo a 100 anni cosa facciamo? Facciamo il secondo? Ma perché? No, perché va bene, la passione perché i tempi sono maturi per fare il secondo, è come Top Gun che ci hanno messo 35 anni a fare il secondo, ed è uguale. Forse è proprio quello che lo mantiene in vita, no? Può essere. Però come hanno fatto, ho visto un meme su Dick Van Dyke, Perché anche lui è vecchiarello, perché ce n'ha 100, lui ce n'ha già 100 compiuti. Ma tra poco anche dopo il 28, dal 29 giugno anche Mel Brooks non potrà fare una cosa che non può più fare Dick Van Dyke, cioè giocare con i Lego, perché sono dai 6 ai 99 anni, quindi no, c'era un meme bellissimo trovato sui social. No, Dick Van Dyke non può più giocare con i Lego. attenzione a parlare di Lego, perché adesso sta diventando pericoloso anche quello, con tutti i video che girano. Vabbè, dai. E comunque c'è da dire gli iraniani da questo punto di vista sono geniali, sono favolosi. Vabbè. Pensa che
Sì? Dicevo, pensare che noi praticamente Lego li abbiamo vissuti fin da quando si era piccini. Ah, sì, 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 esatto. Esatto. E no, avevo trovato una cosa ma di sport a proposito di Lego. Aspetta, volevo vedere se la ritrovo, ma è di qualche settimana fa, dove ci fu un giocatore che chiese nella clausola del contratto, nel contratto mise una clausola che lui voleva quattro case. Però non specificò né dimensione né la tipologia, e il club di tutta risposta gli ha regalato quattro case 4 case della Lego, della giustamente. Lego. Voleva le 4 case gli hanno date. Non Sì. ha specificato lui di che cosa deve essere, pace. Infatti, clausola. Aveva a pensarci prima. Allora, sì, l'attaccante Giuseppe Reina, un italiano un tedesco di origine italiana, praticamente sì, dov'è? Sì, sì, all'Arminia Bielefeld, nel contratto ci mise, io voglio quattro case, benissimo. Le diamo, non c'è problema. È come in Pirati dei Caraibi, quando lei va da Barbossa invocando il parlé, e però lei deve fare, sì, io ti ho accordato il parlé, ma non mi hai specificato poi dove esatto. dove riportarti, se dovevo riportarti, dove lasciarti e quant'altro. Cioè, abbiamo concluso. Benvenuto a bordo. Sì, oppure tuffati per tornare alla riva. Esatto. Quindi ragazzi, mi raccomando, specificate bene nei contratti quello che le clausole specificate bene. Le clausole, le famose clausole che vengono aggiunte. Sì. Allora, volevo vedere se c'era no, vabbè, qui. Allora, questo è... No, vabbè, non c'è altre notizie, io non ho altre notizie, tu hai altre notizie, sì, mi avevi mandato qualcosa, ritroviamolo. Sì, penso di avertela mandata durante la settimana. Sì, anch'io. Allora, dov'è? Ma ti avevo mandato anche tipo roba dei premi per gli avvocati per diciamo favorire il rientro degli immigranti. Mettiamola così. E anche quella è stata abbastanza assurda, però non c'è da aspettarsi più di tanto. No, vabbè. Allora sì. Ah, vabbè, certo, vedi, si parlava di rivoluzione, no? Come mi hai mandato te, giustamente. Vogliamo parlare di rivoluzione? Noi abbiamo parlato dei trasporti perché c'è la causa del cherosene, soprattutto degli aerei, e iniziamo a usare anche, soprattutto a livello di informatica, quindi dovremo abbandonare Zoom, caro Piero, mi dispiace. Cercheremo qualcos'altro, più che altro qualcosa che funzioni, perché poi alla fine più che altro è quello, perché come mi hai mandato te, invece di usare Dropbox usiamo K-Drive, che è svizzero, invece di usare Google Maps usiamo Here We Go, che è olandese, invece di Duolingo usiamo Bubble, che è tedesco, invece che usare Gmail usiamo ProtonMail, che io ho iniziato a usare, non è male. Anch'io non mi trovo male effettivamente. E poi c'è anche un altro discorso che me l'avevano in mente, ora non invece di usare WeTransfer usiamo Swiss Transfer, anche esatto. perché tiene no, allora questa non è pubblicità, intanto no, però diciamo effettivamente noi è un po' che si usa e non ci si trova male. Swiss Transfer ha due vantaggi: 30 giga, 30 o 50 non mi ricordo, e 50 giga e 30 giorni di durata, non 7. Cioè se uno si dimentica questa settimana non ho potuto scaricare, bene, c'hai anche ancora praticamente un mese da quando è stata fatta la spedizione, che non è male. 3 settimane ancora per scaricarlo. Esatto. Cioè, no, è come si diceva prima, è solo questione di cambio di mentalità, perché poi le alternative ci sono, sì, e esatto. ce ne sono anche di molto valide.
E il problema è che poi tanto non, finché la gente è talmente abituata ad utilizzare Windows perché c'ha l'iconcina carina, perché non deve stare a fare niente se non 2 clic col mouse o cose del genere, va bene. Allora, WeTransfer non è americano, però vabbè, è di Bending Spoons SPA che è italiana, però vabbè. È un'alternativa europea a quel punto. Sì, esatto. Che è stata fondata, l'azienda che ha creato WeTransfer era olandese, e poi vabbè è stata acquistata da questa Bending Spoons, però insomma Swiss Transfer funziona meglio. Decisamente. No. Soprattutto no, non so se c'è la versione a pagamento, però è gratuita. Sti svizzeri, vabbè, lasciamo perdere gli svizzeri. No, diciamo che sanno come gestire la privacy, ma è per ovvi motivi, visto che allora io seguo, a parte che sono andato in Svizzera in macchina, e io seguo RSI, che è la TV nazionale svizzera, lingua italiana del Canton Ticino. E sono delle cose per loro sono normali e per noi sembra fantascienza, perché non ci siamo o abituati o non abbiamo cose del genere. Cioè io sono fermato, tanto per dirti questa, poi abbiamo concluso il tempo, tanto per dirti questa, io andai in macchina, passai in macchina dalla Svizzera e a un certo punto mi fermai in un autogrill che, per come era pulito e per come era sistemato e tutto era calmo, sembrava di essere in una spa, non sembrava un autogrill. Cioè, dove sei? Sono andato in bagno e ho detto, ma qui ora fanno la sauna, perché vabbè, ma quello, se fai conto, comunque in buona parte dei bagni all'estero rispetto all'Italia, e c'è una situazione del genere. Sì. No, ma anche rispetto alla Germania, rispetto all'Austria, in Svizzera sembrava proprio di essere in una spa. Buono. Sì. Vabbè, non per difendere gli svizzeri, per carità, cioè, per quello che funziona in italiano, sono per quello, però riconosco i nostri limiti e ce ne abbiamo tanti. Purtroppo, vabbè. Purtroppo di limiti ce ne sono tanti. Parecchi, direi parecchi. Che si potrebbero anche passare abbastanza facilmente se ci si desse un attimo di... Sì. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, dove siamo stati bravi perché non abbiamo toccato troppo l'ambito politico, invece abbiamo toccato argomenti anche interessanti, perché secondo me capire bene come funzionano anche i mezzi di trasporto aiuta molto. Sì, decisamente, ma anche per trovare, come si diceva prima, delle alternative al petrolio per potersi muovere, che in un periodo come questo, insomma. Bicicletta, risciò, come hai detto te, cavallo di San Francesco, come si suol dire, e anche quello. Però ti costa di fieno. Però vabbè, ti fermi in un prato, ma mangia. No, quello sarebbero sempre i piedi, però te lo vedo guai. No, cavallo di San Francesco sono i piedi. Lo so, ma io pensavo anche al cavallo, cioè se hai un cavallo bene, sì, ma lì più che altro il cavallo poi è tutta l'infrastruttura che ci sta intorno per tenerlo, quando insomma diventa un attimino scomodo. Nel senso, chi ha una casa in campagna sì, ma chi vive in città, tenere in cavallo non è proprio... No, potrebbe risultare complicato, ecco, mettiamola così. Anche se tempo facile, però... Sì, no, vabbè. Bene, caro Piero, noi ci ritroviamo settimana nuova, con un'altra puntata, altri argomenti, altri spunti, perché tanto qui c'è uno di sicuro, non è un problema. Notte di crude, quindi, che dire, diciamo che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Mi hai tolto le parole di bocca. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Bene, caro Piero, ti ringrazio. A te. Ci vediamo settimana nuova. Alla prossima. Ciao. Un'altra puntata di Smart NLT si è conclusa.
Stacchiamo il microfono in questa telefonata con gli USA. Il computer comunque resta acceso in attesa di altre notizie. Il tempo scorre tra dati lontani e news che sembrano primizie. Da qualche parte la nostra radio accompagna il viaggio tra città che non dormono mai, silenzi pieni di pensieri. Da Fulvio e Piero è tutto, anche se la voglia di trasmettere è troppa, ma ci fermiamo